Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, video fortissimamente forte richiesto che si intitola Cosa stai per manifestare? Quindi parliamo di te e di cosa stai per manifestare. Faccio un'imprescindibile, potentissima premessa dicendo che tutto quello che noi facciamo, tutti gli eventi che ci sono accaduti, tutti gli eventi che ci accadranno, hanno a che fare con la missione della nostra anima. Anche i tuoi sogni, i tuoi desideri hanno a che fare con la missione della tua anima. I tuoi desideri hanno a che fare quindi col tuo destino. Il tuo destino è dato da un complesso di spiriti con i quali sei in relazione costante. Questi spiriti sono diverse forze, va bene? Anche i tuoi stessi desideri sono animati dai desideri di questi spiriti che ti abitano, perché noi dobbiamo spostare l'attenzione sul mondo invisibile per essere vincenti. Se noi spostiamo l'attenzione sul mondo visibile, ordinario, mente razionale, saremo sempre perdenti. E noi nella nostra scuola iniziatica facciamo proprio questo, attraversiamo proprio la grande soglia dell'immaginifico, grazie alla pratica, allo studio e alla consapevolezza. Quindi tutti i tuoi desideri, tutto quello che riguarda la tua vita, quello che ti è successo, i tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi genitori hanno a che fare col tuo destino. Quindi, ricapitolando, il tuo destino è dato dal complesso degli spiriti con cui sei in relazione costantemente, che sono spiriti protettori, spiriti guerrieri, spiriti famelici, spiriti adirati, spiriti tristi, spiriti depressi, spiriti capricciosi, spiriti dinamici, spiriti forti, spiriti determinati, spiriti amorevoli. Ognuno di questi spiriti ha un suo bisogno, un suo obiettivo, una speranza. E incessantemente gli spiriti dialogano con te, ispirandoti idee, emozioni, determinando le tue scelte. Quindi noi non creiamo mai da soli. Questa società che ci vuole distinti e separati dal tutto, dalla natura, dagli spiriti, ti fa relegare in una condizione di vittima. Quando tu deleghi il potere agli dei, deleghi il controllo, la volontà di controllo e di potere che ha la mente razionale, allora inizi a vincere. Quindi gli eventi che ti accadono sono il risultato di una relazione continua, incessante tra te e il mondo spirituale, tra te e il mondo invisibile. Ora, se in questa relazione tu sei unito a spiriti perturbati, è chiaro che quello che ti capita, cioè le immagini che si generano, che sono gli eventi della tua vita, saranno perturbati. E il modo migliore per pacificare gli spiriti perturbati è la consapevolezza, affinché tu possa manifestare gli ideali più alti dell'anima, che sono quelli che ti danno la vera felicità. E siccome i nostri gli spiriti, che sono i nostri avi, i nostri antenati, e gli eventi che ti accadono, che sono personificazioni di spiriti, allora questi avi, questi antenati hanno un corpo di bardo, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati. Che cos'è il corpo di bardo? È un corpo sottile. Infatti, proprio per questo vengono detti anche i mangiatori di odori. Ecco perché quando si invoca lo spirito, si invocano gli spiriti, ci sono gli incensi, i profumi, perché sono mangiatori di odori, cioè si nutrono con le essenze. Ecco perché anche noi nello yoga sciamanico, prima di iniziare qualsiasi pratica, perché lo yoga sciamanico è meditazione in movimento, invocazione degli spiriti perturbati, anche pacificazione degli stessi, ma non è solo quello, accendiamo le essenze per nutrire gli spiriti.
quindi sono mangiatori di odori. Quindi che cosa vuol dire questo? Si nutrono della sostanza sottile delle cose. Oltre a nutrirsi di queste essenze, si nutrono, ripeto, della sostanza sottile delle cose. L'amore è una sostanza sottile. Quindi si nutrono anche di attenzione e di amore. Quindi dare amore e attenzione agli spiriti dei nostri avi, i nostri antenati, è il modo migliore per pacificarli, dedicando i meriti ai nostri avi, ai nostri antenati, perché le nostre manifestazioni hanno a che fare con loro. I nostri desideri, le ispirazioni che ci vengono di voler realizzare qualcosa hanno a che fare con loro. E se noi abbiamo spiriti perturbati, avremo immagini negative, avremo immagini di depressione, avremo immagini di insuccesso, avremo immagini di non ce la faccio. E dobbiamo nutrire questi spiriti con la consapevolezza e con l'amore. Quindi, quando uno spirito molto bisognoso non viene ascoltato, urla, si agita e da una simile relazione perturbata possono nascere immagini di malattie, di disagi, di problemi e persino anche azioni sconsiderate e fallimenti. Ok? E infatti questo nello sciamanismo si dice che presenta un'intrusione nociva, che è lo spirito perturbato che è bisognoso di qualcosa. Quindi gli spiriti giudicati, rifiutati, respinti si trovano in condizioni di tristezza, di rabbia, paura e spesso questi spiriti si manifestano con dei mali, con dei disagi, con dei problemi, per chiedere di essere liberati, guariti, pacificati. Quello che accade nella dimensione materiale, nella 3D, è il riflesso, simbolo della condizione spirituale. Allora, affinché noi possiamo andare incontro alle nostre manifestazioni di successo, come affrontare la perturbazione di questi spiriti perturbati? Il modo migliore è prima di tutto rilassati profondamente, lascia andare il bisogno di controllo, affidati al mondo spirituale. Chiedere aiuto agli spiriti protettori, al tuo spirito guida, che poi è il tuo sposo celeste, sposa celeste, amante mistico o sé superiore, la stessa cosa. Chiedere aiuto a lui, affidarti a lui. E con coraggio affrontare gli spiriti perturbati per pacificarli. E la pacificazione degli spiriti perturbati si compie a gradi di intensità diversa, non è che lo fai subito, cioè lo fai però poi devi farlo di nuovo, cioè devi dare più attenzione, sempre più amore a questi spiriti. Quindi la pacificazione degli spiriti perturbati si compie a gradi di intensità diversa e questo dipende a seconda della disposizione interiore ad affidarsi all'invisibile e a lasciare andare il controllo. Ecco, oltre a dedicare i meriti, oltre a dire Sabbe Satta Sukhi Hontu, che è la potente ipnosi che vi ho fatto recentemente, la trovate nei miei podcast alla sezione meditazioni guidate, bisogna pronunciare la potente formula psichica chiamata del pentacolo, che è la stella a 5 punte. La formula psichica da recitare a ogni spirito perturbato, che sia un evento, un'immagine di un tuo avo, di un tuo antenato, un'immagine di un genitore, l'immagine di un fratello, l'immagine di un figlio, l'immagine di qualche evento che è accaduto, un incidente, una malattia, un disagio, affinché le vostre manifestazioni iniziano a fluire, bisogna pronunciare anche la formula psichica del pentacolo, che è: ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, a seconda di quello che richiede quell'immagine. O ti ringrazio o ti perdono. E poi la formula che racchiude tutte le altre formule è: ho fede in te. Ho fede in te, ho fede in quell'immagine, ho fede in quell'evento, ho fede in quell'immagine di mio padre, di mia madre, di mio nonno, dei miei avi, mi spiego? A qualsiasi cosa che vi accada o vi è accaduta, ho fede in quell'immagine, ho fede in te. E la formula del pentacolo della stella a 5 punte sono 5 formule che poi si condensano in 4.
A seconda dell'immagine tu dici o ti ringrazio o ti perdono. Quindi ripetiamo, segnatevi questa formula psichica. Ti benedico, ti amo, poi ti ringrazio o ti perdono. Una delle due dovete dire di queste qua. E poi quella che chiude tutto, ho fede in te. Ok? Perché avere questi fantasmi alle spalle, fantasmi tra virgolette, che sono quelli perturbati, significa generare rabbia, sofferenza, e vi possono arrivare delle impressioni di aver fatto scelte sbagliate, oppure sensi di colpa, immagini di eventi traumatici, perché sono questi avi che portano in sé sofferenza, frustrazione e ci costringono spesso a restare focalizzati, cioè sintonizzati con idee nefaste o con visioni perdenti, frustranti. Ecco, tutte queste immagini sono strumenti della missione dell'anima, quindi sono spiriti dei. Cioè non hanno colpe, sono immagini queste della tua anima affinché tu le possa pacificare, perché tu sei il prodotto di questi spiriti. E quindi affinché le nostre manifestazioni si allineino sempre di più al volere dell'anima, bisogna affidarsi al mondo invisibile. Così che anche i dettami dei tuoi progetti, dei tuoi obiettivi reali, che sono quelli dell'anima, non quelli dell'ego, si delinino. E ricordiamo che realizzare un obiettivo dell'ego e realizzare un obiettivo dell'anima c'è un abisso di differenza, perché realizzare un obiettivo della mente razionale, che è l'ego non ha forza, non ha potere quanto l'anima. Ecco perché i desideri della mente non si realizzano, o quando si realizzano crollano subito. Perché? Perché l'ego non ha potere quanto l'anima. E tutto questo processo, pacificare gli spiriti perturbati, serve a incanalare la vera missione, a incarnare l'obiettivo. Quindi la pacificazione delle immagini perturbate con la formula del pentacolo è un grandissimo strumento sciamanico. E adesso andiamo a vedere oggi, dopo questo breve podcast, andiamo a vedere cosa stai per manifestare al netto di quello che abbiamo detto. Quindi facciamo un bellissimo lavoro di bomba, mettiamo una bomba all'ego, alla mente razionale, e andiamo a vedere cosa stai per manifestare al netto di quello che abbiamo detto, d'accordo? Ok, allora mettiamo 3 varianti. Abbiamo la pergamena, mettiamo qua, abbiamo il braccialetto con le stelle, vedete? Non so se si vede, perché sono piccolina. Ecco, mi sono alzata. Braccialetto con le stelle, lo mettiamo qua. E poi abbiamo il tagliacarte di papà. C'era mio padre questo. Tagliacarte di papà. Ok? Allora, ne potete scegliere anche più di una, perché quando facciamo queste stese bombe evolutive che fanno schizzare la consapevolezza fino all'altra dimensione, ne potete scegliere anche più di una, d'accordo? Tanto so che lo fate già, la maggior parte di voi le sentono tutte quando facciamo questi video così potenti, no? E vediamo, allora, lasciatevi ispirare, ragazze mie, ragazze, fate come volete, come sentite. E partiamo dalla prima variante. Allora, mettiamo qua. Allora, prima variante della pergamena, la mettiamo qua. Ok, cosa stai per manifestare? Allora, vediamo l'energia che gravita intorno alla tua prima manifestazione, che è quella che serve di più alla tua anima. Allora, cosa stai per manifestare? Cosa stai per manifestare? Pergamena, cosa stai per manifestare? Ne mettiamo una, poi mettiamo l'altra.
questa vuole uscire, Vabbè, prendo questa. Spiccava così. Allora, andiamo a vedere l'energia che gravita intorno a questa tua manifestazione, che è la necessità dell'anima di esprimersi attraverso questa manifestazione, questo evento. Flessibilità. Quello che stai per manifestare ti porta a cambiare prospettiva delle cose. L'evento che sta arrivando in qualità di ente, entità, spirito, Dio, energia spirituale, ti porta a guardare le cose da una prospettiva diversa. Cioè è necessario che tu manifesti questa cosa che sta arrivando perché devi cambiare prospettiva, affinché ci sia una nuova nascita di una prospettiva diversa. Quindi flessibilità è il contrario di rigidità. E quindi conseguenza più flessibile verso cosa fondamentalmente? Chi è rigido? La mente razionale è rigida. Quindi più flessibile verso la fede e il mondo spirituale. L'evento che stai per manifestare ti porta ad essere più flessibile rispetto al mondo spirituale. Vediamo ancora l'energia di questo evento. Una grande abbondanza stai per manifestare, Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. Quindi, stai per manifestare qualcosa che ha a che fare con l'abbondanza. L'abbondanza è un periodo che brillerà di nuova luce. Questo ti arriva affinché tu possa essere flessibile rispetto al mondo spirituale, delegando il potere agli dei e agli spiriti e abbracciare questa bellezza che ti incarna. Ha a che fare quindi con l'abbondanza questa manifestazione. Vediamo su che settori, cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa manifestazione. Allora, quello che stai per manifestare ha a che fare con delle idee che ti sono arrivate, delle ispirazioni che, come ti ho detto nell'intro di questo video, sono state generate dagli spiriti che ti abitano. Quindi vediamo un po' di cosa parla questa, cosa stai per manifestare. Mettiamolo qua così. Cosa stai per manifestare? Questa abbondanza. Cosa stai per manifestare? 2 di denari. Il giudizio. Una rinascita per quanto riguarda delle questioni pratiche, economiche o di dubbi che avevi su questioni pratiche. Una rinascita, una rinascita. Cosa stai per manifestare? Wow, la temperanza. Una guarigione fisica per molti di voi. Una guarigione fisica o psicofisica. Vi siete tenute un po' qua, un po' il traballamento dei 2 denari, no? Una rinascita fisica o psicofisica, se abbiamo avuto problemi di salute, di psicosomatizzazione, no? Dalla più piccola alla più importante. Questa rinascita, questa manifestazione ha a che fare con la pacificazione di qualche spirito perturbato. E quindi ripetiamo la formula psichica del pentacolo: ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono a seconda di quello che tu senti richieda questa immagine, e ho fede in te. Va bene? Ok, una guarigione. La temperanza è proprio la guarigione, no? La rinascita fisica, la guarigione spirituale da un momento di traballamento. Sì. Cos'altro mi raccontano? Cosa stai per manifestare? Una rinascita sul piano pratico, anche nel lavoro. Quindi una ripresa psicofisica, una rinascita sul profilo lavorativo o sul piano pratico, rinascita tua sul piano pratico della materia, della realtà fenomenica, mi spiego? Quindi anche una rinascita per quanto riguarda la tua salute psicofisica,
che porterà e questo comporterà maggiore concretezza in ciò che fai nel lavoro, in ciò che fai. Mi spiego? Cos'altro? Cosa stai per manifestare? 5 di spade. Qua abbiamo avuto delle tensioni riguardanti il lavoro o questioni che andavano lente da un punto di vista lavorativo o pratico o materiale nella tua vita. Una rinascita di questi aspetti. Mantieniti flessibile, ti dice celebra l'abbondanza. Stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. Da che abbiamo potuto avere o possiamo avere situazioni di tensione riguardo al lavoro che non avanza o le cose non avanzano nella vita pratica come vorremmo noi, c'è una rinascita. Allora, le cose non avanzano nella vita come vorremmo noi, perché come ti ho detto, magari riascoltati l'intro del video che ho fatto una spiegazione, tanto l'hai sentita, molti di voi l'hanno già sentita, sulla pacificazione degli spiriti perturbati, ciò che determina il fallimento, ciò che determina le tensioni, ciò che determina quello che ti arriva nella testa. Non sei tu da sola o da solo, ha a che fare con gli spiriti che hai dentro, che ti abitano. Quindi le tensioni sono relative soprattutto degli spiriti non pacificati. Quindi la formula del pentacolo si attua in questo modo. Tu immagina l'evento perturbato, non solo una persona, gli avi, gli antenati, l'evento. Immagina a occhi chiusi questo evento. Va bene? Immagina a occhi chiusi questo evento. Fai un respiro profondo, chiudi gli occhi e immagina a occhi chiusi questo evento. Immagina l'evento come un'entità, come una figura che si avvicina sempre di più a te, questa figura. Ok? Questo evento. Immaginalo come una persona, questo evento. Se è una persona, bene. Se altrimenti, immaginalo come una persona. Mentre si avvicina a te questo evento, ripeti la formula psichica del pentacolo. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Va bene? Basta un minuto, Ok, quindi ha a che fare con una rinascita e poi sul profilo lavorativo, 5 di bastoni, queste tensioni o altre persone coinvolte, ok, immagina l'evento, formula del pentacolo ed entri nel periodo fortunato. Tutto brillerà di nuova luce, flessibilità rispetto all'immagine perturbata, una nuova prospettiva rispetto agli eventi che accadono, nuova prospettiva rispetto alla rigidità del mentale. Ok, andiamo a vedere ancora rispetto alla domanda cosa stai per manifestare, anzi continuo a utilizzare questi sul 5 di spade. Sul 5 di spade. Sì, 3 di denari. Qua abbiamo assolutamente collaborazioni lavorative, incontri lavorativi, non aver paura di nulla, pacifica gli eventi e lascia al divino flessibilità nei confronti del mondo invisibile, perché là si fanno i giochi. Collaborazioni, cooperazione, lavorare, mi viene in spagnolo, trabajare in equipo, e lavorare insieme, in squadra, a cose che portano dei frutti. Dal 2 denari passiamo al 3. Dal sentirsi molto occupata, anche cose, situazioni che hanno generato stress, alla realizzazione di questo. Sì. Voglio vedere adesso sulla guarigione della temperanza qual è il chakra associato. Il chakra associato sulla guarigione della temperanza, per favore. Il chakra associato sulla guarigione della temperanza al centro stesa. Cioè mantieniti calma, ti dice calma, rilassati. Chakra associato a questo. Beh sì, il contatto col divino, sì, credi, credere nella tua bellezza interiore, qua ti risvegli proprio, sei così, anche se sei uomo, Il cavallo è il simbolo della purezza, anche del coraggio, dell'oltre, no?
e qua c'è una ripresa psicofisica a tutti i livelli, e qua abbiamo il settimo chakra che è proprio il nuovo inizio collegato alla comunione con il divino, alla procreazione con il divino nel generare eventi che hanno a che fare con questa abbondanza sul settore pratico o lavorativo. Pratico, e i denari sono il pratico, mi spiego? Mm. Mettiamoci ancora dove stanno gli altri oracoli. Alla domanda sempre cosa stai per manifestare. Cosa stai per manifestare? Cosa stai per manifestare? Il diavolo di polvere, uscire dalla stagnazione, un nuovo inizio che riguarda le tue ambizioni più profonde. Uscire dalla stagnazione, qua una situazione ferma, riprende. E sì, ha a che fare con le tue ambizioni il diavolo. Cosa stai per manifestare ancora? Eccesso, sazietà e abbondanza. Sazietà e abbondanza. Di nuovo la carta mi parla di questa abbondanza sul profilo di cui ti ho parlato. E tutto dipendeva dal tuo stato psicofisico, d'accordo? Un'altra, cosa stai per manifestare? Lo spirito del fiume è movimento verso l'avventura, nuovi inizi che muovono, si esce da un momento di stagnazione proprio perché sei tu a volare grazie alla pacificazione degli spiriti perturbati. Adesso ti metto un'altra carta di dove stanno? Voglio vedere qual è la tua migliore qualità in questa sanazione, in questo contatto con il divino, con le carte della Dea. La tua miglior qualità in questa cooperazione collaborativa, lavorativa. Un nuovo inizio. Il nuovo inizio, questa è la luna crescente, una nuova luna crescente, quindi un nuovo inizio che ha a che fare con quello che ti ho detto, va bene? Ogni volta che ti viene in mente una situazione di dubbio, di tristezza o di ansia, fai come ti ho detto prima, quel minuto lì, allora immagina l'evento che genera questa sensazione, immaginalo arrivare verso di te come una persona, questo evento, e fai la formula del pentacolo. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono a seconda di cosa ti suscita l'immagine. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. D'accordo? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima. Se mi seguite anche l'altra variante ci vediamo di là, altrimenti che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante del braccialetto con le stelle o anche la variante del braccialetto con le stelle. Andiamo a vedere cosa stai per manifestare, cosa si sta manifestando a te, quale evento che un ente, entità, spirito, daimon, affinché tu possa incanalare la missione della tua anima. Quindi cosa stai per manifestare? Vediamo a cosa serve questo evento, quello che ti sta per accadere, quello che stai manifestando e ancora non lo sai. Allora, la mettiamo qua, il braccialetto. Ok, si vede? Sì. E andiamo a vedere l'energia di questo evento. Allora, qual è l'energia dell'evento che stai per manifestare? Al netto di quello che abbiamo detto nell'intro di questo video, affinché le manifestazioni siano fluide, si vadano a acclimatare al volere dell'anima che ha il vero scopo di renderti felice, anziché la mente. Allora, qual è l'energia dell'evento che stai per manifestare?
qual è l'energia dell'evento che stai per manifestare? Chiedo ai maestri qual è l'energia dell'evento che stai per manifestare, a cosa serve. Vediamo, ne mettiamo una e poi due. Qual è l'energia dell'evento che stai per manifestare? L'energia dell'evento che stai per manifestare. Ok, allora, qual è l'energia dell'evento che stai per manifestare? Orfani, qua c'è una perdita, o ti senti in questo stato, orfani, o stai per manifestare un evento. Gli eventi non sono né male né bene, ma sono enti, entità, spiriti, dei, e servono affinché tu possa traghettarti nella realizzazione del tuo obiettivo finale. Vero. Piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione e dai valore a ogni cosa. Allora, stai per manifestare una situazione dove ti verrà tolto il velo di Maya. Che cos'è il velo di Maya? L'illusione che tu sei sola o solo, l'illusione che noi siamo distinti e separati gli uni dagli altri, l'illusione che il divino non sia in te, non sia tu espressione del divino. Allora stai per manifestare qualcosa che ti porterà a dare valore ai piccoli gesti. Quindi o una perdita già l'hai avuta e questo ti permette di toglierti l'illusione della mente razionale, perché ti fa vivere delle emozioni molto profonde, dolce tristezza, dolce malinconia, quindi o la stai per manifestare o l'hai già manifestata. A seconda del grado di inclusione che hai fatto con queste emozioni, la situazione si sblocca, perché inizi a percepire la bellezza insita in ogni cosa. Allora, con questa carta di orfani mi viene da pensare anche al fatto che noi dobbiamo slittare da una condizione di vittima in cui siamo sottomessi alla mente ordinaria e razionale a una condizione di mente poetica, immaginativa, che è la mente trascendente. Possiamo aver avuto dai nostri genitori o dai nostri avi la prima sensazione di perdita, ok? La prima sensazione di penuria o di difficoltà, perché è da lì che vengono poi i grandi disegni della nostra anima, a livello di questa incarnazione, di questa apparizione sarebbe più corretto dire, perché di vita ce n'è una, apparizioni o incarnazioni, dire la stessa cosa, sono tante. Allora, fintanto che vediamo nei nostri genitori o nei nostri avi la causa dei nostri blocchi e delle nostre limitazioni, saremo sempre vittime, sempre, 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 e qui lo sottoscrivo. I nostri avi, come le nostre scelte e gli eventi che ci sono accaduti da quando siamo stati concepiti sino ad oggi, non influenzano il nostro destino, come la psicologia da bar ci fa credere, no, ma sono piuttosto le immagini proiettate dalla nostra anima affinché noi possiamo compiere il nostro destino. Tutte queste immagini, genitori che ci hanno dato una perdita, ci hanno dato delle delusioni, eccetera, tutte queste immagini, quindi, non è che influenzano il nostro destino, ma sono lì per farcelo comprendere meglio, per farcelo vedere meglio il nostro destino. Ciascuno di noi, questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 7, quando parlo della malattia, alla fine di Magia Pratica 7, ciascuno di noi è soggetto ad una chiamata nella vita, a una chiamata. Questa è la chiamata del toro bianco. Ve l'ho spiegata bene nel video Magia Pratica 7. Che cos'è la chiamata del toro bianco? Vi ricordate quando Minosse voleva il potere, chiese a Poseidone di fargli avere il potere, e Poseidone disse: ma quale potere? Io ti posso far provare il potere. E gli diede
in prestito un toro bellissimo, un toro bianco. E Minosse gli disse, scusami, Poseidone, il dio, gli disse, però me lo dovrai restituire. Minosse non volle restituire il toro bianco, ma voleva farlo un bue delle sue mandrie. E quindi Poseidone si arrabbiò. Gli dei si adirano. Quando tu non restituisci il potere agli dei e alla natura, il potere, il controllo, la voglia di controllare gli eventi, l'ardire che ha la mente di voler controllare le cose come vanno, di voler avere il potere quindi sulla natura, perché gli eventi sono dei natura, allora succedono i disastri. Quindi ciascuno di noi della nostra vita, l'obiettivo dell'anima è sentire questa chiamata di restituzione del toro bianco, cioè di restituzione del potere. A te, ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Io, mente razionale, piccolo ego, che non sono una mazza di quello che è veramente la realtà. Quindi, ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi, a te, a te, a te. Quindi ciascuno di noi è soggetto a questa chiamata nella vita, a restituire l'equilibrio primevo, perché quello che ha fatto l'uomo, ce lo spiegano bene il mito, perché è nel mito che si crea la storia, è quello di rompere l'equilibrio, il patto uomo-natura, e Minosse è un esempio di questo, quando ha voluto avere il potere della natura, tenersi il toro bianco. Quindi tutta la storia dell'uomo si basa sul fatto di restituire il toro bianco, cioè di restituire l'equilibrio primevo, l'ordine universale che è stato tradito dall'uomo, perché l'uomo vuole il potere e il controllo sulla natura, sul proprio corpo e sugli eventi. Questa chiamata a cui ciascuno di noi è soggetto, arriva dal divino, dal mondo spirituale, che è invisibile a noi. E quindi per mostrarsi a noi utilizza delle maschere. Le maschere più vicine a noi sono proprio quelle dei nostri genitori, dei nostri avi. E guardando in faccia le immagini dei nostri genitori, dei nostri avi, noi possiamo renderci conto dell'intensità, della qualità della nostra chiamata e rispondere affermativamente. Quindi i nostri genitori, i nostri avi ci servono a comprendere meglio il nostro destino. Come diceva Borges, il grande poeta, non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino. Quindi qua abbiamo una sensazione di perdita, di penuria, o l'abbiamo già vissuta, o la stiamo per vivere. Stiamo per diventare eroi, stiamo per manifestare un grande atto eroico. Rispondere alla chiamata del divino in modo affermativo. Questo sblocca la situazione, quindi immagina tutti gli eventi che ti stanno facendo sembrare così, orfani, la perdita, tutti gli eventi, perché la stessa emozione si palesa in diversi eventi che sono maschere del divino, da tua madre che ti fece così, o da tuo padre che ti fece così, o dal fidanzato che ti fece così, dalla fidanzata che ti fece così, o da un lavoro che è stato perso, o da una... non lo so, tutte quelle sensazioni è un'unica emozione e tante maschere del divino, tante immagini, tanti eventi che te la vogliono mostrare. Allora, prendi questa immagine, o le tante immagini, falla magari una alla volta per un minuto e usa la formula pentacolare, la formula psichica del pentacolo. Ti benedico, ti amo, poi ti perdono o ti ringrazio a seconda di quello che ti suscita di più quell'immagine, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Formula pentacolare. Ad occhi chiusi per un minuto immagina queste immagini che vengono a te sotto forma di persone. Più si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano e tu esprimi la forma pentacolare, la formula pentacolare. Allora questo permette il rilascio dello spirito perturbato, degli spiriti perturbati che noi tratteniamo e ci fanno vivere una condizione di vittima. Cioè io capisco che è difficile dire all'inizio ti benedico, ti amo, a delle immagini perturbate che ci portiamo dentro.
ha delle immagini difficilissime che ci portiamo dentro, lo capisco. Ma se non siamo capaci di traghettare le nostre immagini al di là dei concetti di bene e male, di salute e malattia, di vantaggio e svantaggio, allora dobbiamo costantemente ricorrere ad aiuti all'esterno, perché ci sentiamo vittime del nostro clan familiare, vittime di quello che abbiamo avuto. E in questo modo cosa succede? Sacrifichiamo tutti i nostri talenti e possibilità. Quindi fin tanto che vediamo i nostri genitori o i nostri avi come la causa dei nostri blocchi e delle nostre limitazioni, saremo sempre vittime. E quindi stiamo per manifestare lo sblocco di una situazione potente, già nel momento in cui stai guardando questo video, perché prendi consapevolezza. La consapevolezza è la vera conoscenza, perché è la conoscenza che viene dal cuore, la consapevolezza. E la conoscenza che viene dal cuore sblocca ogni cosa. Quindi stiamo per manifestare lo sblocco di una situazione che ci permetterà di dare valore a ogni cosa. Prima fra tutte le situazioni che abbiamo giudicato, che ci hanno fatto sentire vittime perché le abbiamo viste da un punto di vista razionale con la mente analitica. Ok? Quindi non è una manifestazione che stai facendo. Su più fronti questa consapevolezza apre più fronti, sblocchi di più situazioni. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Allora, ci mettiamo questi. Quindi formula pentacolare Doget. Allora, mettiamola qua questa. Vedete così ragazzi? Più o meno. No, non vedete. Così. Ok. Allora, cosa stai per manifestare? Lo sblocco di più situazioni. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi. Maestri, mostratemi per favore per te. Variante braccialetto o le stelle, colorato, per te. Cosa stai per manifestare? Ok, vediamo. La papessa, qua mi parla di un lavoro interiore che stai facendo già in questo momento, mi parla di una profonda introspezione, anche di silenzio, mi parla la papessa. Novizio di denari, qua abbiamo il cavaliere di denari, quindi proposte lavorative, mi parla di lavoro o di concretezza. La temperanza mi parla della guarigione che avrai sul piano materiale, anche sul piano fisico una guarigione psicofisica. Anche nell'altra variante è uscita una cosa simile, comunque non ci posso credere. Quindi ci sarà una guarigione psicofisica, anche se abbiamo avuto una situazione di silenzio, introspezione, magari un disagio, una malattia, a livello psicofisico, una guarigione su questo. Perché, come ti ho detto nell'intro di questo interattivo, i nostri disagi, disturbi, malattie sono dovuti alla maggior parte, il 95%, agli spiriti perturbati che abbiamo nel nostro campo morfico. Campo morfico è la cascia, che è nel nostro campo morfico. Allora c'è la guarigione di questi aspetti. Cos'altro stai per manifestare? La luna. Quante paure abbiamo relative a questa cosa? Allora, qua abbiamo la luna che ci parla delle paure connesse alla guarigione
Tu dici, come paure connesse alla guarigione? Eh sì, noi, siccome le nostre manifestazioni non hanno a che fare solo con noi, ma come ti ho detto, ripeto nell'intro, con tutti gli spiriti che ci abitano. Quindi laddove una parte di te vuole guarire, vuole stare bene, stare no, forte, eccetera, c'è un'altra parte che invece vuole tenerti, un altro spirito perturbato che vuole tenerti nella malinconia, nelle paure, nella tristezza, nel dolore. Perché? Perché ha bisogno di amore quello spirito, come ti ho detto nell'intro. Quindi quelle paure si trasformano, come ci insegna la luna, in intuizioni. Intuizioni, potere lunare, potere del regno octonio sotterraneo femminile, potere della creatività. Questa guarigione porta al potere della creatività, sviluppando nella materia qualcosa di grosso che ci insegna la papessa. Scusami. Ancora cosa stai per manifestare? Re di bastoni, forte entusiasmo e questioni che mi parlano di accensione, di fuoco, di guarigione, di kundalini, stai per manifestare delle questioni che avevano a che fare con la pratica, con il senso di ritrovato benessere. E una persona qua mi dice che ti porta anche delle buone notizie rispetto a delle cose per cui stavi avendo un po' di nervosismo, un po' di paura legate legate alla materia, alla praticità. Ok? Qua mi parla il 9 di coppe, mi ritornano a dire un ritrovato benessere psicofisico tuo. 9 di coppe, 3 di denari, 2 di bastoni, un ritrovato benessere tuo che mi parla di collaborazioni, di lavoro e anche del lavoro spirituale che hai fatto nella pratica per realizzare questo. Quindi ci siamo potute sentire con questa carta qui negli orfani con una sensazione di solitudine, eccetera, rispetto alla vita pratica quotidiana. Una guarigione su questi punti di vista che apre la strada a qualcosa di nuovo, una persona in qualità di evento, in qualità di circostanza che viene a portarti delle notizie su cui tu stavi meditando, su cui avevi un po' paura che non arrivassero. Mi spiego? Vediamo che energia ha questo re di bastoni. Anche se sei una donna, ribalta il concetto, cioè sei uomo-donna è uguale. Io vedo qua la figura anche di un uomo che fa delle azioni, è una persona onesta, genuina. Vediamo questo re di bastoni, cosa stai per manifestare. Il 3 di coppe, vedo celebrazione, incontri, festeggiamenti. Celebrazione, incontri, festeggiamenti con questa persona. 4 di spade, qua mi parla anche del tuo fermo, del fermo di una situazione. Vediamo cos'altro. Re di bastoni. Asso di spade, comunicazioni, assolutamente sì, in un incontro vedo celebrazione, comunicazioni, cos'altro. 4 di coppe, qua mi parla di una sensazione di rifiuto da parte tua di qualcosa, di rifiuto. 4 di coppe, perché? Ah, re di spade. Guarda, c'è una persona che ti porta una buona notizia e scegli la notizia che ti porta questa persona tramite questa persona, per alcune di voi. E rifiuti un'altra proposta di un'altra persona. E mi parla a livello pratico lavorativo, può essere di qualsiasi natura, perché tu qua vedi, allora qua vedo che celebri con nuove comunicazioni da parte di questo re di bastoni, però rifiuti, abbiamo chiesto il 4 di coppe, chi, cosa, un re di spade, quindi rifiuti la proposta di qualcuno, rifiuti un'idea relativa a un'altra proposta o a un'altra persona. Quindi si sblocca una situazione anche grazie a un'intuizione che questa persona ti porta, o questa persona ti porta un'intuizione, va bene? Vediamo un po' su cosa ha a che fare la guarigione della temperanza. Comunicazioni sono comunque anche la temperanza. Temperanza, 4 di denari, un'altra sulla temperanza. Ah, ok, 4 di bastoni, maggiore stabilità, vedo in caso maggiore stabilità, maggiore stabilità, maggiore stabilità. Tu non te la vedi proprio arrivare questa cosa, non pensavi, ancora sulla temperanza. No, non pensavi, non ti vedi arrivare questa maggiore stabilità. Ci sarà maggiore stabilità, maggiore stabilità.
Quindi ricapitolando, c'è una persona che ti porta un'intuizione, vedo celebrazione, incontro con questa persona, scartando invece altre situazioni o un'altra persona, di natura lavorativa o pratica o pragmatica. Fatto sta che tutto ha a che fare col fatto, questa situazione arriva, questa manifestazione, perché? Affinché tu possa pacificare gli eventi perturbati che hanno generato orfani, penia, malinconia, mi spiego? Vediamo adesso con... tu stai riprendendo? Sì. A quale chakra corrisponde questa manifestazione? Al terzo chakra, autostima, volontà, potere, autostima, grande forza, grande coraggio, grande impegno. Ricrei te stessa, una nuova te. Qua parliamo di terzo chakra che ha a che fare con il potere del mago, la manifestazione del mago. Nel terzo chakra c'è il mago, la volontà e la volontà, qualcosa che ha a che fare con una grande stima che avrai in te stessa o in te stesso. Sì. Vediamo adesso, voglio vedere ancora con dove stanno le altre, queste, cosa stai per manifestare, sempre con queste. Anche un'idea, un progetto, magari ne parli con qualcuno, comunque ha a che fare con lo sblocco di una situazione. Ancora, cosa stai per manifestare? Danze su un piede solo, gioco di equilibrio, qua abbiamo incertezze, il me tossico, che ti ho detto qua, risanare corpo, mente e spirito, te l'ho detto nell'intro. Qua c'erano delle incertezze, dei dubbi dovuti a una tossicità, a uno spirito perturbato che avevi dentro e che aveva bisogno di amore. Ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio o fede in te. E questo ti faceva stare un po' in tensione. Cos'altro? E gli occhi dell'aquila, una grande visione sul futuro. Volare sopra la mischia, l'aquila è proprio la carta della calma, della visione sul futuro. Quindi stai per manifestare qualcosa che ha degli obiettivi nel futuro e adesso con una pacatezza e calma di visione, grazie alla pacificazione degli spiriti perturbati, lo vedrai. Grazie anche all'entrata di questa persona, puoi essere tu, perché ti vedo celebrare dopo aver introspettato, non so se si può dire, molto, uno sblocco, lo sblocco di una situazione su più fronti, ok? Voglio metterci un'altra carta di queste, ancora a cosa corrisponde lo sblocco? Eccola, inserviente, questo è un 6 di fiori, questo è la vittoria. Qua sono uscite altre sul denaro, sugli affari, vittoria sugli affari. Rispetto a delle difficoltà, qua c'erano delle difficoltà a riuscire negli affari, c'è uno sblocco, va bene? Uno sblocco di questa situazione, quindi ce lo confermano anche questi altri. Ancora, questa è saltata da sola, biasimo, non eri contenta ancora, perdita, 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 vedi? Futuro, che ti ho detto prima, e volare sopra la mischia, sguardo sul futuro, quindi una risoluzione di una situazione dove hai percepito perdita, biasimo, non eri contento o contento, passa invece adesso ad esserci una grande energia, la spinta creativa e una manifestazione dall'esterno di una persona che ti propone qualcosa. Vedo celebrazione, vedo conforto, nuova linfa vitale e lo scarto di opzioni precedenti che ti hanno tenuto a una condizione di tristezza, ok? Wow, quindi ragazze mie, ragazzi, bellissimo, vi faccio grandissimo in bocca al lupo. Io concludo qui, mi raccomando, formula pentacolare per pacificare qualsiasi tipo di immagine che la tua anima ti porta, perché è proprio quell'immagine che è la chiamata a rispondere in modo affermativo al divino. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima o ci vediamo nell'altra variante e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante del tagliacarte o anche la variante del tagliacarte. La mettiamo qua e andiamo a vedere cosa stai per manifestare. Al netto di quello che vi ho raccontato nell'intro di questo interattivo,
affinché le vostre manifestazioni si possano acclimatare sempre di più ai veri obiettivi dell'anima, che non sono quelli fasulli della mente che non si realizzano, quando si realizzano crollano. Ok? Vediamo cosa stai per manifestare, quindi perché, come acclimatarsi al grande obiettivo. Ok. Allora, iniziamo vedendo le energie di questa manifestazione che sta per arrivare, di questo evento, che è un ente, un'entità, uno spirito, la manifestazione del tuo daimon, cioè del tuo spirito guida, dell'amante celeste, dello sposo celeste, no? Allora, vediamo qual è l'energia della manifestazione che sta avvenendo, l'energia di questo evento, di quest'ente, entità, spirito. Qual è l'energia di questo evento, di questa manifestazione che sta per accadere? Una ne mettiamo, poi ci mettiamo quest'altra. Qual è l'energia di questo evento, di questa manifestazione che stai per fare? Terza variante, taglia carte. Allora, vediamo qual è l'energia di quello che stai per manifestare. Un bivio, una scelta, una scelta. Ti trovi a un bivio, ti troverai a un bivio, nel dover fare una scelta. Una grande opportunità, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Allora, è molto chiaro, si presenterà una grande occasione, stai per manifestare una grande occasione, qualcosa che viene dal mondo fatato, meraviglioso, dall'invisibile, no? E dovrai fare una scelta. Ora, questa carta mi parla con l'arcano numero 13 della morte, di una trasformazione. Spesso si hanno delle tensioni o si ha paura a fare una trasformazione, quindi possiamo, come ti ho detto sempre nell'intro di questo interattivo, crogiolarci nell'aver fatto scelte sbagliate e stare in una condizione di vittimismo. Quelle energie hanno a che fare con gli spiriti perturbati che abitano in te. Se noi abbiamo pensato di aver fatto scelte sbagliate, se noi rimuginiamo su questo, o se siamo in una condizione di eccessiva tristezza, rimuginando sul vittimismo di quella condizione, quello ha a che fare con degli spiriti perturbati che ci sono nel tuo campo morfico, cioè nella cascia intorno a te. Ok, allora qua si presenta una grande opportunità. Per cogliere questa opportunità che stai per manifestare, facendo la scelta giusta senza andare incontro a una scelta sbagliata nel non coglierla bene, dobbiamo, perché questa carta me la chiama, mi spiego, ecco perché ti sto dicendo, ti sto ricordando questa cosa che ti ho detto nell'intro. Bisogna fare la formula pentacolare su qualsiasi tipo di immagine che tu hai: no, non ce la faccio, no, non è per me, non ce la farò mai, perché non sono tue, non sono tue in qualità di, perché si presenta l'opportunità che è per te, per la realizzazione del tuo scopo, di un obiettivo. Questa carta mi chiama il fatto che una parte di te potrebbe dire: no, non ce la faccio, non è per me, no, ma che dici, ma se poi, ma è uno spirito perturbato. Allora, davanti a quell'immagine che tu dici: no, non ce la faccio, non è possibile, ho paura, quello è lo spirito a cui devi dare nutrimento. Come ti ho detto nell'intro di questo video, quegli spiriti hanno bisogno di consapevolezza,
di amore, si nutrono della sostanza sottile delle cose. E la sostanza più sottile delle cose che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, è l'amore. Quindi l'attenzione su quell'immagine in cui ti viene la paura, in cui ti viene l'indubbio, in cui ti viene l'indecisione, in cui ti viene la tristezza, in cui ti assalgono queste emozioni, prendi queste immagini che hanno a che fare con uno spirito perturbato che è bisognoso di attenzione e dici la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, a seconda di quello che chiama di più questa immagine per te. E poi, ultima affermazione che racchiude tutto, il boomerang: ho fede in te. Ho fede nella paura che sto sentendo, ho fede nella sensazione di non farcela che sto sentendo, ho fede in te. Sì, hai capito bene, è proprio questo. Ho fede nella paura che sto sentendo, ho fede nella penuria che sto sentendo. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, una delle due. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Va bene? Perché stai per manifestare una grande opportunità e per coglierla come si deve, formula pentacolare per nutrire uno spirito bisognoso che è dentro di te, che ti sta perturbando con le immagini di paura, di angoscia, non ce la faccio, ok? E per quanto riguarda questa scelta che dovrai fare in base a questa opportunità che arriva, che stai manifestando, c'è anche la meditazione sul mio canale, alla sezione meditazioni guidate, quella dove dice quando hai da fare una scelta, quando non sai che fare, quando devi fare qualcosa, va bene? Al di là di quello la fai in aggiunta se lo senti, ma la pacificazione con la formula pentacolare quando esce questa carta, fondamentale. Va bene? Basta un minuto, ti metti lì a occhi chiusi, immagini queste immagini che arriva verso di te di paura, di penuria, di dubbio, di incertezza, la personifichi in un'immagine proprio, anche in una persona, anche se non c'è la persona, vedi l'immagine del tuo dubbio, del tuo senso di colpa, non lo so, qualsiasi cosa, lo impersonifichi in una sagoma che arriva verso di te, tu pronunci questo e stai nella fede. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso di cosa si tratta questa manifestazione, questa grande opportunità. Si vede? Ok. Allora, cosa mi raccontano i tarocchi su questa opportunità? Anzi, voglio mettere questi altri. Cosa stai per manifestare? Formula pentacolare, terza variante, tagliacarte. Cosa stai per manifestare? Cosa stai per manifestare? Cosa stai per manifestare? Un mago, appunto, una grandissima opportunità, l'uno degli arcani maggiori. Stai per manifestare una magia, una magia, una magia, una magia, qualcosa di importante. Di cosa si tratta? Wow, la torre, distruzione del vecchio. Un evento all'improvviso che accade che ti... eccolo, l'evento che ti dicevo, vedi la paura che ti arriva? Stai per manifestare una grande opportunità. Arriva un evento shock o qualcosa che è prerogativa di questa opportunità.
senza questa torre non può esserci questa opportunità. La torre è un evento inevitabile che arriva affinché tu possa restituire, come ho detto nell'altra variante, non so se l'hai sentita quella precedente, il controllo. È come nel mito ci racconta Minosse, no? Minosse che voleva il potere ottiene il toro bianco da Poseidone e poi alla fine glielo deve restituire, non vuole restituirlo più, cioè restituire il potere agli dei e non voler avere il controllo sugli eventi che accadono, dare fiducia agli eventi, agli dei, ho fede in te, ho fede in te, con la formula pentacolare a questo evento che succede. L'evento non è né sbagliato né giusto, né bene né male, né peggio né meglio, è Emao, meraviglia, come vi insegno sempre, Emao, meraviglia, in questo modo stai con il Dio dell'evento per questa opportunità che sta dietro, cioè dietro a questo evento che si rompe qualcosa, si distrugge qualcosa, può determinare una scelta da fare, c'è il mago, c'è il Dio, la manifestazione, ok. Allora, non tutti i mali vengono per nuocere, diceva mia nonna, e questi sono detti vecchi che noi rimodelliamo sulle nostre pratiche magiche. Cosa stai per manifestare? 4 di denari, un evento che... mo ti dico, cosa stai per manifestare? 2 altre. 6 di spade. 5 di denari, ci picchia, un evento pazzesco, un evento pazzesco. Succede qualcosa che può mandare in tilt la tua mente razionale, una perdita di denaro, o una temporanea, o qualcosa, un imprevisto che ti mantiene un po' sulle... o può essere già successo. Se è già successo, è necessario, imprescindibile, ragazzi miei, pacificare quell'evento. Ho fede in te, ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Perché c'è il mago dietro. Perché è necessario questo evento affinché tu deleghi il potere agli dei e possa averne il risultato migliore che tu possa avere. Quindi una situazione che ti fa stare magari nelle ristrettezze o economiche o una ristrettezza, non lo so, di natura pratica, mi dicono, dietro la quale c'è il mago. Quindi mi stanno raccontando questa situazione qua. Vediamo allora di cosa parla questa grande opportunità di manifestazione. Di cosa parla la grande opportunità della manifestazione? Cos'è? L'eremita? La guida interiore. Wow, la stella. La realizzazione di un obiettivo, di un sogno, che parla di lavoro, di denaro. Una grande opportunità che parla della realizzazione di un obiettivo o di denaro, o di lavoro o a livello pratico. Allora, due sono le cose. O hai già vissuto l'evento che ti ho descritto o lo vivi prossimamente, la perdita di denaro o di qualcosa, un evento imprevisto, qualcosa che ti fa ristringere un po' le cinghie a livello economico o qualcosa di questa natura qui. È tutto previsto. È tutto previsto. Perché? Te lo dicevo già con questa carta, ti ho fatto tutta la premessa. Perché è lì che si fanno i giochi. Dietro questo evento c'è il mago, la manifestazione di questa cosa affinché tu possa trovare la guida, l'eremita, la guida interiore nella pacificazione di questa immagine perturbata con la formula pentacolare, perché avviene la realizzazione di un desiderio, di una sanazione. Sul piano lavorativo ti entra del denaro, si pacificano le situazioni. Qui c'è una donna che guarda l'infinito, che guarda il cielo è proprio il divino. Io ho fede in te, formula pentacolare, io ho fede in te, la mia guida interiore mi permette di dire adesso io ho fede in te e qua arriva l'opportunità.
cavallo di denari che mi parla di questa opportunità che o è un risarcimento, o ci sono dei soldi in arrivo, o una questione lavorativa, arriva una proposta di lavoro, qualcosa di molto saggio che tu fai genera questo, la grande opportunità di cui parla questa. Andiamo a vedere ancora di cosa parla questa grande opportunità. Paggio di coppe, un invito, 3 di bastoni che apre delle nuove possibilità. Wow, ci picchia l'imperatrice, oh mio Dio, che c'è dietro sto disastro? C'è qualcosa di straordinario, eh? È incredibile, è incredibile. Allora, se parliamo di lavoro, di questioni pratiche, arriva qualcuno molto saggio, può essere anche una persona più giovane di te, che ti dà un'intuizione o ti propone qualcosa, c'è una proposta, vedo qua. Questa proposta parla di un obiettivo a lungo termine che genera un grosso successo con l'imperatrice. Speranza nel futuro grazie a questa proposta, questo obiettivo da raggiungere. O facendo questo lavoro ti arriva l'intuizione, si apre una nuova prospettiva per un futuro eccellente, abbondante. Eh sì, ragazzi, mi state per manifestare quasi un bel disastro, perché è bello, perché guardate che carte, caspiterina. O l'avete già vissuta questa cosa, oppure si presenterà adesso. Mi raccomando, sul campo, imperatrici sul campo, guerrieri di luce sul campo. Qua sta per manifestarsi tutto questo. Wow. Wow, wow, wow. Sull'imperatrice ancora, su questo successo. Wow, imperatrice, imperatore, mamma mia, che bomba! 7 denari, nuovi investimenti, bisogna attendere un pochino, cioè si semina qualcosa di nuovo con la pacificazione dello spirito perturbato di questo evento. Imperatore e imperatrice significa che hai tutto sotto controllo, cioè dire sotto controllo non è ideale, la costruzione, qualcosa che ti darà moltissima stabilità a lungo termine. 7 denari, 9 di spade, asso di spade, vedi? 4 di spade, una situazione che pensavi fosse un disastro è la più grande opportunità che ti sia mai capitata. Io sono felice di darvi queste notizie, anche perché vi dico come fare, nel senso è proprio straordinaria questa cosa. Vediamo un po' cosa mi dicono queste altre. Cosa stai per manifestare? Guarda che ti ho detto, il me tossico, risanare corpo, mente e spirito. Per questa situazione tu puoi provare rancore, rabbia, frustrazione, tristezza, eccetera, eccetera. O l'hai già provata, ma comunque sia, o può arrivare questo evento affinché la tua anima possa nutrirsi di questa emozione. Risanare corpo, mente e spirito. Corpo, mente e spirito con la pacificazione dello spirito perturbato. Cos'altro? Cosa stai per manifestare? Quindi una sanazione. Eccola. La cruna del lago, intenzionalità, infatti numero 17, 17 come la stella. Un'opportunità che ti vede mirare dritto al focus, al punto, grazie a questa pacificazione. E poi gestazione, ci sarà, come mi dicevano anche qua, un momento di gestazione.
periodo di gestazione, sogno invernale. Quindi stiamo registrando questo video in inverno. Durante l'inverno ci sarà la gestazione di questo progetto. Questa cosa è una cosa grossa, imperatore e imperatrice, che mi parla di un femminile e maschile perfettamente integrati, che portano stabilità, abbondanza e grande stabilità, mi spiego. Quindi prima però risanare corpo, mente e spirito, intenzionalità, focus, e poi ci sarà questo periodo di gestazione che porta a questa fioritura. Accipicchia. Di cosa parla la stabilità, imperatore e imperatrice, con questi? Mettiamo queste carte, si possono leggere sia al contrario che dritte. Vediamo. Imperatore e imperatrice. Imperatore e imperatrice. Inganno, situazione difficile, decadenza addirittura, vedi come ti stanno saltando, gioco, ancora, il diavolo, diffidenza, prosperità. Allora, qua mi stanno raccontando la storia che c'è stato un inganno, ha portato una perdita, una decadenza, anche questo 10 di quadri al contrario, qualcosa legato alla stabilità, qualcosa legato alla famiglia, qualcosa legato alla propria realizzazione, degli obiettivi non raggiunti perché c'erano situazioni tossiche da risanare, il diavolo al contrario, la diffidenza che si è procurata verso certe persone, certe situazioni inerenti a questa diffidenza, a questo inganno, e poi arriva una prosperità. Però bisogna avere un po' di pazienza, periodo di gestazione invernale, e arriva questo accordo e questa prosperità, ok? Ci picchia. Vediamo a quale chakra è legata questa manifestazione. Al secondo chakra, a quello che ti piace fare veramente. A quello che ti piace fare veramente. Il secondo chakra è il piacere. E il piacere che spesso noi non riusciamo più a percepire perché siamo manipolati dalla mente nel voler degli obiettivi fasulli. Il vero piacere è il piacere delle piccole cose. Se tu inizi ad avere l'attenzione, cioè come si prova il piacere? Ponendo l'attenzione sulle piccole cose che ti danno piacere, tu generi qualcosa, il piacere più vasto. Allora, nella meditazione, nell'ipnosi guidata che vi ho fatto fare sul Sabbe Satta Sukhi Kontu, che è l'ipnosi sulla prosperità illimitata, se vi ricordate, lo dico anche per le ragazze che non l'hanno ancora fatto, durante la meditazione vi sussurro di provare attenzione nelle piccole cose, perché è da lì che generi il piacere. E quindi se un raggio di sole ti accarezza il viso e tu non sei attenta o attento, non puoi provare piacere. Se tu quando mangi qualcosa che ti piace non sei attenta o attento, sei distratto, non puoi provare piacere. Quindi l'attenzione alle piccole cose, il provare piacere nelle piccole cose, la manifestazione che stai andando a fare con questa prosperità rispetto a tutto ciò che abbiamo letto è qualcosa che ti piace. Nel secondo chakra, ragazze mie, ragazzi, c'è il bambino interiore, dove sono contenute tutte le informazioni del bambino che anche quando la nostra mente razionale lo schiaccia, è frustrato perché non viene ascoltato. Ecco, tutte quelle immagini del bambino interiore sono contenute nel secondo chakra. Noi veniamo, diciamo, educastrati dall'infanzia a non provare più piacere, perché veniamo educati o educastrati appunto a quel grande processo di condizionamento che i più chiamano educazione. Ecco, educastrazione per dirlo brevemente. E quindi smettiamo di provare piacere quotidiano, perché siamo completamente distratti, delle pallottoline, la mente è una scimmia, pum 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 pum. Ecco, arriva qualcosa che veramente ti piace e che ti farà provare godimento, procreazione con gli dei, creando delle immagini che hanno a che fare con questo bellissimo imperatore e imperatrice. Dove sta? Ecco. Prosperità e abbondanza sul piano materiale, su ciò che ti piace, il successo per te con l'imperatrice, anche se sei uomo, mi spiego.
Ok. Wow, stesa potentissima, sono state 3 stese potentissime, ragazze mie e ragazzi. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.